Un saluto e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Oggi apriamo con Nintendo perché questa settimana è stata caratterizzata da alcune indiscrezioni che vedono come protagonista proprio l'azienda di Kyoto. Sembra infatti che Nintendo sia sul punto di annunciare due nuove console. Una denominata con il nome in codice non definitivo Fusion DS, e questa è una console portatile, e l'altra chiamata Fusion Terminal, e questa, attenzione, è una console casalinga. La cosa è un po' strana perché Nintendo, lo sappiamo, è ancora in ballo in gioco con il suo Nintendo Wii U, però proprio la scorsa settimana ne avevamo parlato, le cose per Nintendo Wii U non stanno andando tanto bene, la console vende poco, non vende abbastanza, gli sviluppatori non sono contenti e la stessa Nintendo si è detta insoddisfatta. Quindi vedremo un po' come andranno le cose. Ci sembra strano che Nintendo abbandoni il suo Wii U per dedicarsi ad altro, ma da un altro lato ovviamente Nintendo vuole mettere una pietra sopra agli insuccessi attuali e cercare qualcosa di nuovo. Dunque vedremo se questo rumor, ricordiamo non confermato, verrà effettivamente confermato, e per il momento restiamo in attesa. Sempre restando in tema di rumor e di Nintendo Wii U, arriva dall'Italia la notizia della cancellazione di Watch Dogs per Nintendo Wii U, appunto. Al momento questa notizia non è assolutamente confermata ed è basata sul fatto che il gioco è stato tolto dal catalogo di una nota catena di distribuzione di videogiochi in Italia. Per il momento nel resto d'Europa il gioco resta in catalogo, però non si trova neanche sul sito di Nintendo, quindi il mistero un po' si inspessisce. Anche in questo caso non ci resta che attendere un'eventuale conferma o, speriamo, smentita da parte di Ubisoft, dunque rimaniamo tutto alla prossima settimana. Passiamo alle Steam Machine. Ormai sono 3 settimane consecutive che ce ne occupiamo e parliamo in particolare delle Steam Machine a marchio Alienware, perché la nota azienda americana ha dichiarato che rilascerà una nuova Steam Machine all'anno e che le Steam Machine non saranno facilmente upgradabili, quindi non potremo smontare la nostra Steam Machine a marchio Alienware e inserirci dentro l'hardware che desideriamo, saranno molto difficili da moddare. Di conseguenza questo significa che un giocatore davvero appassionato dovrà comprare una nuova Steam Machine ogni anno e quindi investire delle cifre davvero considerevoli. Anche se Alienware ha dichiarato che i costi di queste Steam Machine saranno paragonabili a quelli delle console di nuova generazione, insomma la spesa è davvero considerevole. Immaginatevi circa 1200-1500 euro ogni 3 anni, quindi davvero tanti soldi. La cosa ovviamente non è piaciuta ai giocatori, non è piaciuta nemmeno ai giornalisti che hanno scritto negli ultimi giorni degli articoli davvero infocati. Speriamo che Alienware cambi idea. Passiamo ad Assassin's Creed perché Ubisoft ha lasciato intendere dove potrebbe andare a finire la serie nei prossimi episodi, o meglio nel prossimo episodio. Assassin's Creed 5 infatti potrebbe essere ambientato nel Giappone feudale. Ubisoft ha infatti dichiarato che questa è una delle opzioni al vaglio degli sviluppatori e che probabilmente potremo vederla nel futuro di questa serie. Crediamo che il quinto episodio sia già in sviluppo, quindi sarà già stato sicuramente deciso dove il gioco sarà ambientato e probabilmente questa notizia potrebbe essere smentita, ma arriva da una fonte ufficiale, quindi restiamo in attesa. Ubisoft ha avuto inoltre modo di parlare di Assassin's Creed 4 dichiarando che il segreto del successo di questo quarto episodio, che è stato applaudito dalla critica, è dovuto sia a uno sviluppo meno travagliato rispetto al terzo episodio che al fatto che l'azienda sia ispirata ad alcuni aspetti di Far Cry 3 per portare a compimento questo titolo, e i risultati si vedono. Sono giunte alcune informazioni in merito alla dimensione della mappa di The Witcher 3. Ebbene, CD Projekt Red ha confermato che la mappa del gioco sarà più grande di un 20% rispetto alla mappa di Skyrim. Che cosa significa questo? Che se la mappa di Skyrim aveva una dimensione di circa 40 km², quella di The Witcher 3 dovrebbe avere, stando ai conti, una dimensione di circa 48 km², quindi comunque un gioco davvero molto importante dal punto di vista delle dimensioni. Questo aspetto, oltre agli aspetti tecnici del gioco, hanno reso di fatto impossibile l'arrivo di The Witcher 3 sulle console di vecchia generazione. Infine chiudiamo questa parte del WhatsApp dedicata alle notizie con un consiglio letterario. Vi consigliamo infatti di scaricare e leggere il libro gratuito Fuoco Nemico, ambientato nell'universo di Metal Gear Solid e con protagonista Meryl Silverburg.
Il libro è stato scritto dalla nostra Stefania Sperandio, redattrice di Spazio Games, ed è anche la persona che cura i testi di questo WhatsApp. Lo potete trovare gratuitamente, ripeto, sul sito www.stefaniasperandio.com. Passiamo alle recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games e apriamo con Dragon Ball Z Battle of Z, titolo che in qualche modo ci ha delusi a causa di un comparto tecnico non proprio all'altezza e di alcune meccaniche che ci hanno fatto storcere il naso, e in particolare hanno fatto storcere il naso gli amanti dei picchiaduro, perché il gioco è stato sbilanciato dalla presenza della parata assoluta e da un sistema di combo che praticamente non possono essere mai spezzate. Molto più interessante Might and Magic X Legacy. Si tratta di un grande ritorno di una saga che ormai non vedevamo da più di 10 anni. Might and Magic X Legacy è un titolo che tuttavia si ispira ai titoli usciti prima del sesto episodio della saga e che quindi presenta un gameplay che è vecchio di quasi 20 anni. La cosa non è certamente negativa, anzi il titolo è molto divertente grazie al suo gameplay old style, ma al contempo la grafica e il comparto tecnico in generale è un po' sotto le attese. Molto buono anche Dr. Luigi, titolo scaricabile per Nintendo Wii U. Per la verità il gioco non presenta nulla di veramente nuovo, ma le meccaniche sono solidissime e nel complesso ci si diverte molto. Manca il multiplayer per 4 giocatori, mentre è ottima la possibilità di poter giocare anche sul gamepad, che si è rivelato perfetto per queste tipologie di gioco. Deludente infine Operazione Aquila Abbattuta, il nuovo DLC per Dead Rising 3, titolo in esclusiva per Xbox One. Al prezzo di 10 euro in questo pacchetto trovate infatti 2 ore di gioco, 5 nuove armi e un nuovo veicolo. Insomma, non ci sembra un grande affare e crediamo che gli sviluppatori avrebbero potuto fare molto di meglio, soprattutto per il prezzo richiesto ai giocatori. In ogni caso, se Dead Rising 3 vi è piaciuto da impazzire, Operazione Aquila Battuta potrebbe certamente arricchire di un po' la vostra esperienza. Infine passiamo ai video che trovate sia su Spazio Games che sul nostro canale YouTube. In particolare vi segnalo la video anteprima di Strider, il nuovo Play Gianza dedicato a Starbound, la video recensione di Blackguards e inoltre la replica del nostro Play Live dedicato alla PlayStation Camera. Anche per oggi è tutto, l'appuntamento con un nuovo WhatsApp come sempre per sabato prossimo.